Ti sei mai sentito come se stessi correndo a vuoto? Come se per quanto ti sforzi una forza invisibile ti tira all'indietro, lasciandoti sempre frustrato e senza energie? Se questa sensazione ti suona familiare, quello che stai per scoprire potrebbe essere una vera e propria svolta. Non parliamo ovviamente di sfortuna né di ostacoli esterni. Parliamo di 7 catene invisibili, 7 attaccamenti psicologici che senza che tu te ne renda conto possono sabotare la tua felicità e ti impediscono di vivere la vita che vuoi. La parte migliore, nel momento in cui le vedi, puoi iniziare a spezzarle. Cominciamo. Queste non sono catene di ferro, ma di pensieri, di abitudini, di paure. Sono così dentro di noi che spesso le scambiamo per la nostra personalità. Ci diciamo, sono fatto così, quando in realtà siamo solo attaccati a questa cosa. Sono i sì che pronunciamo a denti stretti quando vorremmo urlare no! Sono le ore perse a confrontare la nostra vita con quella patinata che vediamo sugli schermi. Sono quelle relazioni che ci prosciugano, ma che non abbiamo il coraggio di lasciare. Oggi, insieme, portiamo un po' di luce su questi angoli bui. Non per giudicarci, ci mancherebbe, ma per liberarci. Scopriremo i 7 attaccamenti psicologici più comuni che ti stanno rovinando la vita. E per ognuno vedremo come trovare la chiave per liberarcene. Partiamo dal primo, forse il più diffuso di tutti, ovvero il bisogno costante di approvazione. È quella vocina nella testa che chiede sempre «E gli altri cosa penseranno?» È una catena dorata che ci lega al giudizio altrui. Finisci per vivere per i like, non per ciò che ti appassiona. Modifichi le tue scelte, i tuoi sogni, persino come ti vesti, per accontentare un pubblico che il più delle volte non ti sta nemmeno guardando. Ti ricordi quella volta che hai detto sì a un lavoro che non ti piaceva solo perché suonava bene per la tua famiglia o per i tuoi amici? Quel senso di vuoto che hai sentito subito dopo. Ecco, quella non è vita. L'impatto è devastante, perdi la bussola interiore, la tua autenticità svanisce e l'ansia di non essere mai all'altezza diventa la tua ombra. La chiave di svolta inizia con piccole dosi di sano egoismo. La prossima volta che devi fare una scelta, fermati un istante e chiediti: lo faccio per me o per l'immagine che voglio dare agli altri? Inizia a dire qualche no, gentile ma fermo. Ogni no a qualcosa che non vuoi è un sì potentissimo che dici a te stesso. La tua vita è tua, non è uno spettacolo per un pubblico. E questo ci porta dritti al secondo attaccamento, uno che si traveste da amore, ovvero la dipendenza affettiva. È quella convinzione profonda di non poter vivere senza un'altra persona, di essere incompleti da soli. Ti aggrappi a una relazione anche quando è chiaramente tossica, perché il terrore della solitudine è più forte del dolore che provi ogni singolo giorno. Pensa a tutte le volte che hai perdonato mancanze di rispetto inaccettabili, solo per la paura di restare da solo, o a quando hai messo da parte i tuoi bisogni per modellarti su quelli del partner fino a non riconoscerti più. Questo non è amore, questa è una prigione emotiva. Ti svuota, demolisce la tua autostima e ti convince che la tua felicità dipende da qualcun altro. La chiave per spezzare questa catena è riscoprire chi sei tu, al di fuori della coppia. Quindi ricomincia a coltivare i tuoi hobby, a uscire con i tuoi amici, quelli che forse hai un po' trascurato. E soprattutto affronta la solitudine non come un vuoto da riempire, ma come uno spazio da esplorare. Prova a passare un weekend da solo, senza riempirlo di distrazioni. Scoprirai di avere dentro di te una forza e una compagnia che non immaginavi. Ti basti a te stesso, tutto il resto extra non è una necessità. Il terzo attaccamento è un sabotatore silenzioso e spietato, il perfezionismo tossico. È quel piccolo demone sulla spalla che ti sussurra «non è ancora abbastanza buono». Ti blocca prima ancora di iniziare, perché hai il terrore che il risultato non sia impeccabile. Ti fa procrastinare all'infinito, intrappolandoti in un loop di ansia e autocritica. Quante notti insonni hai passato a ritoccare un progetto per la 20ª volta, ossessionato da un difetto che nessuno avrebbe mai notato? E quante idee brillanti sono morte nella tua testa perché non ti sentivi pronto a realizzarle alla perfezione? Questo attaccamento ti deruba della gioia del processo,
Ti terrorizza l'idea di fallire e paradossalmente ti porta a ottenere meno e peggio. La chiave è abbracciare l'idea del good enough, dell'abbastanza buono. Invece di puntare a un irraggiungibile 100%, mira un solido 80% e vai avanti. Datti scadenze realistiche e rispettale, anche se il risultato non è perfetto. Ricorda sempre, fatto è meglio che perfetto. L'azione porta chiarezza e miglioramento. Concediti di essere umano, di poter fare errori. È proprio in quelle imperfezioni che si nascondono l'apprendimento e la crescita vera. La quarta catena è una delle ancore più pesanti che esistano. La paura del cambiamento. È quell'istinto che ti fa aggrappare con le unghie e con i denti alla tua zona di comfort, anche quando questa è diventata una palude. Quel lavoro che detesti ma che ti dà sicurezza, per esempio, oppure quella città che non ha più niente da offrirti ma di cui conosci ogni angolo, oppure quelle abitudini che ti rendono infelice ma che sono anche così rassicuranti. La nostra mente è programmata per preferire una certezza dolorosa a un'incertezza che potrebbe renderci felici. Ricordi quella volta che hai rinunciato a un'opportunità, un trasferimento, un cambio di carriera, paralizzato dal «e se poi va male?» Ecco, quel rimpianto ha un sapore amaro che forse senti ancora oggi. Questo attaccamento ti condanna a una vita prevedibile, senza evoluzioni e senza scoperta. La soluzione? Smetti di vedere il cambiamento come un mostro e inizi a vederlo come un'avventura. Non devi fare salti nel vuoto, ci mancherebbe, ma comincia dal piccolo. Cambia strada per andare al lavoro. Prova un ristorante nuovo, iscriviti a quel corso online che rimandi da mesi. Ogni piccolissimo cambiamento allena il tuo muscolo della flessibilità e ti dimostra che l'ignoto non è da temere, ma da esplorare. La vita vera inizia appena fuori dalla tua zona di comfort. Il quinto attaccamento è moderno, digitale e spaventosamente insidioso: la dipendenza dai social media. Ne abbiamo parlato già diverse volte su questo canale perché purtroppo è un elemento abbastanza importante. È quel gesto automatico, quando prendi il telefono e inizi a scrollare spesso senza nemmeno sapere il perché. Ore di vita che svaniscono nel nulla, risucchiate da un flusso infinito di vite apparentemente perfette, di notizie ansiogene e contenuti inutili. Questo attaccamento è un veleno che agisce su due fronti. Il primo, il confronto sociale costante e realistico. Ti senti inadeguato, invidioso e ti convinci che la tua vita sia noiosa rispetto a quella degli altri. Secondo, la frammentazione dell'attenzione. Perdi la capacità di concentrarti, di leggere un libro, di avere una conversazione vera senza sentire l'impulso di controllare le notifiche. Pensaci, ieri sera, quante volte hai interrotto ciò che stavi facendo per guardare lo schermo? Questo ti disconnette dalla tua vita reale per incatenarti a un'illusione. La chiave è stabilire dei confini chiari. Non devi per forza sparire dal mondo digitale, ma devi riprenderne il controllo. Questo è fondamentale. Disattiva tutte le notifiche non essenziali. Imposta dei timer per le app che ti rubano più tempo. Crea delle zone franche senza telefono, come la camera da letto o la tavola mentre mangi. Prova a fare un detox digitale anche solo di 24 ore all'inizio e osserva l'effetto che fa. Riscoprirai la bellezza di essere semplicemente qui e ora. E ora il sesto attaccamento, uno che la nostra società spesso applaude, ma che è altrettanto dannoso: identificarsi completamente con il proprio lavoro. E quando alla domanda «chi sei?», la tua risposta è la tua professione. Il tuo valore come persona diventa un sinonimo del tuo titolo, del tuo stipendio o dei tuoi successi professionali. Lavori magari 12 ore al giorno non per vera passione, ma perché senza quel ruolo ti sentiresti perso, un nessuno. Hai presente l'euforia di quella promozione seguita da un burnout devastante pochi mesi dopo? O il panico che hai provato quando hai temuto di perdere il lavoro come se stessero per cancellare la tua intera esistenza? Questo attaccamento ti rende incredibilmente fragile. Se il lavoro va male, tutta la tua autostima crolla. Sacrifichi salute, relazioni, hobby sull'altare della carriera, per poi magari ritrovarti a 50 anni con tanti successi, ma con poca vita. La soluzione è diversificare la tua identità. Il lavoro è quello che fai, non quello che sei. Chiediti seriamente:
Chi sono io al di là del mio lavoro? Prova a fare una lista. Sei un amico, un figlio, un appassionato di cucina, un escursionista, un lettore. Inizia a dedicare tempo ed energia anche a questi altri ruoli. Trova un hobby, un qualcosa che non c'entra nulla con le tue competenze professionali. La tua vita è un mosaico meraviglioso, non un singolo mattone. E infine, l'ultimo attaccamento, quello al mondo materiale, agli oggetti e al denaro. È la convinzione che la felicità si possa comprare. Quel nuovo smartphone, l'auto più grande, l'armadio pieno di vestiti. Ci aggrappiamo alle cose e all'accumulo di ricchezza, pensando che possano riempire un vuoto interiore. Ma è un'illusione che dura poco. L'euforia dell'acquisto svanisce in fretta, lasciandoti con lo stesso vuoto di prima, ma con un conto in banca più leggero. Pensa all'ultima cosa costosa che hai comprato per tirarti su. Quanto è durata quella sensazione? Un giorno? Una settimana? Il denaro è uno strumento fondamentale, lo sappiamo bene, ma quando diventa lo scopo della vita si trasforma in una gabbia. Ti costringe a fare un lavoro che odi per mantenere uno stile di vita che non ti rende felice, impedendoti quindi di seguire le tue vere passioni. La chiave non è diventare asceti, ovviamente, ma cambiare la tua relazione con le cose. Prova il minimalismo intenzionale. Per ogni nuovo oggetto che entra, uno vecchio esce. Prima di un acquisto, aspetta 24 ore e chiediti: ne ho davvero bisogno o sto solo cercando di riempire un vuoto emotivo? E soprattutto, investi i tuoi soldi in esperienze, non in oggetti. Viaggi, corsi, tempo con le persone che ami. Queste sono le uniche ricchezze che nessuno potrà mai portarti via. Eccoci alla fine del nostro viaggio. Il bisogno di approvazione, la dipendenza affettiva, il perfezionismo, la paura del cambiamento, i social media, il lavoro come unica identità e l'attaccamento alle cose materiali. Riconoscere queste catene è il primo potentissimo passo per riprenderti la tua vita. Non cercare di combatterle tutte insieme, scegliene una. Quella che ti ha colpito di più, quella che ti ha fatto sentire un nodo allo stomaco. Parti da lì, con piccoli passi consapevoli. Liberarsi non significa non possedere nulla o non amare nessuno. Significa amare e possedere senza essere posseduti, però. Significa essere liberi di scegliere istante per istante la vita che vuoi davvero, non quella che le tue paure hanno scelto per te. E ricordati che la vera libertà non è non avere nulla, ma non essere trattenuto da nulla. E ora tocca a te. Quale di questi 7 attaccamenti hai riconosciuto di più nella tua vita? C'è una catena che stringe più delle altre? Scrivilo nei commenti qui sotto. Condividere la propria esperienza è un atto di coraggio che può ispirare tante altre persone. Se questo video ti è stato d'aiuto e ti ha dato anche un solo piccolo spunto, considera magari di iscriverti al canale, così non perderai i miei prossimi video. Grazie per il tuo tempo e a presto.